Bello Rally di Sardegna, però non mi hanno dato qua i fogli, le carte per tornare a casa, quindi... Ma boh, secondo me non dovrebbe mancare tanto. Capo! Dov'è? QTPP! Un saluto a tutti i collezionisti che mi staranno odiando per come ho trattato la Vespa su al Colle, però in Sardegna ha fatto di peggio. Con questa primavera del 75 ho partecipato al Rally di Sardegna. Erano 1000 km, ne ho fatti 900 perché ho saltato la prima tappa perché era tutta autostrada e essendo un 125 non potevo andare. 5 giorni a fuoco, ho percorso praticamente tutta la Sardegna nella costa ovest, principalmente solo sterrati, però devo dire che se l'è cavata bene. La mamma mi ha messo tutto a posto il garage, però sapete che a me non piace molto questo ambiente da museo, quindi è arrivata l'ora di fare un po' di casino. Non si apre! Si è piegato il pernetto. Questo è il cuore del... no, il cuore è questo qua. Aspetta, rifacciamo, anzi no, andiamo avanti. Questo è il pezzo principale della Vespa di riserva. Praticamente è il motore di scorta, quindi pistone, cilindro, fasce, piccoli pezzettini, nascosto qui perché era la parte più ingombrante, quindi ho fatto una piccola staffettina, fortunatamente non l'ho usato, ma aspettate che vi racconto bene cosa c'è qua dentro. Perché va bene fare le cose precise, però così è troppo. Partiamo dalle situazioni vespistiche, questo non è il mio ambito, non è il mio ambiente. Mi avanzava questa Vespa primavera, ho detto perché non vado a distruggerla in un rally. Parto, faccio i primi 30 km e sento il motorino, si può chiamare motorino, non lo so, sento che scoppietta. Ho detto, boh, qua è già da buttare tutto, tocca chiamare i box. Invece no, ho scoperto, primo problema molto importante, ma che chiaramente non ho risolto perché non avevo tempo, è questo. Praticamente questa qua era una volta una pipetta molto bella, se vedete c'è anche la punta della candela piegata. Praticamente andando a fine corsa l'ammortizzatore, quando prendo le stecche giganti, la pipetta va a battere sul telaio e si spacca tutta a pezzettini. Però se ha funzionato così vuol dire che è un gran prodotto, o sbaglio? Non so perché ho il vizio di quando faccio questi video qua tutti i motorini spandono anche un'altra volta, eppure non ho fatto niente, non ho fatto niente. No, però aspetta che questa Vespa qua ve la racconto bene. Allora, questa Vespa nasce per fare un rally, quindi non è la Vespa per andare forte davanti al campetto del catechismo, ma è una Vespa per fare una competizione di circa 1000 km. Quindi dovevo trovare un compromesso tra velocità, stabilità e affidabilità. Ho scelto un cilindro in alluminio, un carburatore da 25 e dei rapporti corti, perché non mi interessa fare i 150 all'ora, mi interessa avere una Vespa bella coppiosa, tant'è che ho scelto anche la marmitta, la classica a banana, chiamiamola così, per avere una Vespa che ha poca velocità ma tanta potenza. Anch'io pensavo di fare una Vespa che andasse realmente tanto veloce, ma ho capito che ad un rally non è la velocità che ti fa vincere, perché quando tu arrivi ad un rally ti consegnano un rotolino di carta, facciamo finta che sia un rotolo di carta igienica lunghissimo, che tu devi andare a montare dentro questo strumento che si chiama porta roadbook. All'interno cosa c'è scritto? Ci sono scritti dei chilometraggi, delle indicazioni e delle direzioni da prendere. È difficilissimo navigare, guardare la strada, cambiare le marce, vi dicendo, però questo è il bello di un rally, che non conta solo chi va più veloce, ma chi naviga meglio. Forse la peggior disavventura che mi è successa durante questo rally di Sardegna, ma che proprio mi fa ricordare quella che è stata l'esperienza con questa Vespetta, è quando ho rotto la marmitta. Ho rotto la marmitta perché la sera ho detto, la controllo poi domani la Vespa, e mi si è svitato l'unico bullone che tiene questo scatolotto molto importante, e i 2 kg e 100, adesso non so quanto sia realmente, erano appoggiati, erano tirati su questa piastrina, praticamente tutto il peso era qua, e fortuna che si è spaccato il collettore tenendomi intatto il cilindro. Cambiato la marmitta, via pim pum pam, ripartito, e adesso ho un nuovo pezzettino da prendere qui in garage. Il motore devo dire che se l'è cavata a gonfie vele. Certo, ha preso un po' di gioco l'asse cambio, però con tutte le pacche che gli ho dato è anche normale, poi quest'inverno con calma lo rifarò.
C'è da dire che tutti i giorni ero a fuoco cannone, quindi velocità massima 110 all'ora con la quarta corta, quindi l'ho sfruttata pieno questa Vespa. Consumi col 25, 16-17 al litro andando tutto quello che andava, e la miscela è inutile farla al 10%, io usavo l'olio sport, perché ho notato che l'olio racing, quindi quello più cattivo in assoluto, non è troppo adatto ad un motore coppioso che gira basso e via dicendo. Invece, se vogliamo parlare della prua di sto galeone vespistico, si è comportato egregiamente, una forcella della Vespa ET2, ET4, non so mai come si chiamano, comunque quelle Vespe recenti con la plastica, forcella saldata, adattata, controammortizzatore a gas e tutto. Ha funzionato tutto perfettamente fino all'ultima tappa. L'ultima tappa ho preso una mina gigantesca perché ero convinto che fosse una pozzanghera, invece era già una cosa più tendente al lago e mi sono infilato dentro un muretto. Adesso il cuscinetto ho preso un po' di gioco, però poi c'è tutto l'inverno per sistemare queste cose qua alla Vespa e no, non lo farò mai. Insieme ai tecnici di Malossi ci siamo fissati una scheda di manutenzione ordinaria sulla Vespa, quindi ogni sera l'idea era quella di cambiare il filtro aria, regolargli le guaine, i fili, controllare l'olio. Ecco, io non ho fatto niente di questo perché la sera eravamo lì a far festa e vuoi non andare alla festa del rally di Sardegna, quindi mi sono avanzati un sacco di pezzettini, ma sono arrivato alla fine e ho vinto il trofeo e una medaglia.